Mentre mi trovavo a Nido de Condores, campo 2 sulla via normale di ascensione della Concagua, nel mezzo di una tempesta di vento, stanco morto per aver portato uno zaino da 18 kg con tutto il materiale e senza riuscire a chiudere occhio per il freddo e la mancanza di ossigeno, mi resi conto che nonostante la fatica, la sopportazione e il freddo estremo di quella notte, ero ancora libero. Libero di odiare quello che stavo facendo, oppure di amarlo. Non sembra granché, me ne rendo conto, ma quando non hai altro, dentro una minuscola tenda, piantata a quasi 6.000 metri di altitudine in uno dei luoghi più ostili al mondo, e sei tremendamente indeciso se andare avanti oppure tornare indietro, quella scelta rappresenta un universo sconfinato di possibilità. E la scelta che fai, odio o amore, può diventare la storia della tua vita. In questo caso è una lunga storia, con diversi luoghi e molti personaggi, ognuno con qualcosa da perdere, ognuno con qualcosa da cercare. Eppure, nel profondo, tutto comincia come tante altre storie. Un gruppo di amici, un grande viaggio e un pizzico di fortuna. Nei giorni che precedono la partenza, saluti la famiglia. Fai finta di essere sicuro. Sorridi, li rassicuri, ripeti che andrà tutto bene. Lo fai per loro, per non aggiungere pensieri, per non lasciare ombre. Da qualche parte dentro di te qualcosa si muove. Un peso leggero sul petto, un pensiero che non riesci a zittire. Perché la verità è che sai esattamente in cosa ti stai cacciando e sai che da quel momento in poi nulla sarà più come prima. Finalmente siamo entrati nel parco. Questa mattina siamo andati a Puente Inca, al deposito logistico, dove abbiamo lasciato la parte più grande del nostro equipaggio e del nostro materiale, che verrà poi portato dai muli direttamente a Plaza de Mulas, che è il campo base vero e proprio. Per quello che riguarda oggi, raggiungeremo in 2-3 ore un campo intermedio, che è il campo Confluencia, che serve un po' per spezzare l'entrata del parco e il raggiungimento del campo base vero e proprio. È il primo vero passo dentro la montagna, dove l'avventura comincia a farsi sentire. Il vento accarezza le tende, le montagne si chiudono intorno a noi e la Concagua domina l'orizzonte. Poi il profumo del cibo caldo riporta tutti al centro del campo. La sera arriva in silenzio e nel riposo semplice della tenda ritroviamo energie, sogni e coraggio per ciò che ci aspetta l'indomani. Buongiorno! Allora, stamattina lasciamo il Confluencia dopo una visita medica nel domo medico che è presente qua a Plaza de Confluencia. Siamo tutti abbastanza bene, abbiamo superato la visita egregiamente, quindi possiamo partire in direzione di Plaza de Mulas, vero e proprio campo base, che dista 18 km, con 1000 metri di dislivello. Diciamo che non presenta difficoltà la passeggiata. L'unica cosa che può essere un po' stancante è lo zaino. Non ci scoraggiamo e quindi speriamo in 8-9 ore di stare a Plaza de Mulas. Plaza de Mulas è ciò che chiameremo casa per i prossimi 15 giorni. Non ci aspettavamo fosse così grande, è un vero e proprio mini paese. Ci sono centinaia di persone che, come noi, proveranno a domare questo colosso. Tende ovunque, cupole mensa, medici, rangers, spedizioni da tutto il mondo. Siamo al campo base della Concagua, da qui inizia tutto. Allora, iniziamo oggi la rotazione d'acclimatamento, che ha 2 scopi. Il primo ovviamente è quello di acclimatarsi, il secondo è quello di portare materiale nei campi alti.
Siamo carichi come i muli, potete vedere. Abbiamo zaini dai 15 ai 18 kg. Però diciamo è così quando si sceglie di andare senza portatori. Allora siamo arrivati a Nido de Condores, campo 2. Abbiamo montato le tende, abbiamo lasciato il materiale. È un po' dura perché è lunga, è tutta salita su ghiaione, quindi i piedi scivolano, si fatica molto. E poi lo zaino, insomma, si fa sentire. Però dai, siamo arrivati, abbiamo lasciato le cose. Stasera dormiamo qua. Domani andiamo a fare una puntatina qua sopra verso i 6.000. Poi scendiamo giù e speriamo bene in una finestra meteo positiva. Purtroppo per ora il meteo non è così bello. Speriamo che si riesca a provare ad avere almeno 2 o 3 giorni di finestra di tempo per poter provare. Il sole inizia a calare e il tramonto è uno dei più belli mai visti, ma non c'è tempo per goderselo. Uno dei nostri compagni ha un grave principio di congelamento ai piedi. Le dita potrebbero essere compromesse. Proviamo a intervenire con dell'acqua calda per riattivare la circolazione, ma la situazione non migliora. Allora c'è da organizzare l'evacuazione in elicottero in fretta e furia, prima che faccia buio. Ogni ora che passa è preziosa, fondamentale. In questo momento la Concagua ci ricorda più che mai la sua pericolosità. In alta quota tutto può cambiare rapidamente. Un imprevisto può avere conseguenze serie, fino a farti rimettere le dita. Qui non c'è margine d'errore. Ogni scelta deve essere lucida, immediata, condivisa. Non c'è spazio per esitazioni né per sottovalutazioni. Allora, abbiamo appena terminato la rotazione acclimatamento. Siamo arrivati, abbiamo fatto campo 1, poi campo 2, poi siamo arrivati intorno ai 5.800 metri. Siamo riscesi a campo 2 che si trova a 5.550, dove abbiamo lasciato il materiale. Quindi ci siamo portati da soli tutto il materiale su bei zaini pesanti e abbiamo lasciato tutto sopra. Adesso siamo scesi e dobbiamo andare a fare la visita medica, che tuttavia, se poi non viene passata questa visita medica, che tu possa essere ricco, povero, Nimsday o Messner, non vai su, non ti mandano su. Quindi niente, speriamo bene per questa visita che stiamo andando a fare e vediamo un po' come va. Bravissimo. Sí, Grazie. Muy bien. dale. Digamos, no. No, No. nada. In your opinion, I have to take Diamox for the cure? No, si te sentís bien, no. Muy bien. Muy bien. Buena suerte. Gracias. Vamos. Éxitos. La cosa buona è che il 22 notte non c'è tanto vento, c'è 30 di vento e poi il 23 la mattina c'è 55. Prima era 50-55. Sì, è che cambia un po', a volte 50, a volte 55. Comunque il 24 è uguale, identico. Lui mi ha detto il 24 è identico, quindi non c'è senso posticipare. E mi ha detto che per la Concagua è normale, cioè è sempre dura. Ha detto lascia stare 2 o 3 giorni, ha fatto 20, ma quello è un sogno. Quello è un sogno salire con 20 km/h. Permiso, mañana el desayuno Alle 8. a las 8, ok. Grazie. Eccoci qua. Finalmente è il giorno 0. Si parte per il Summit Push. C'è una finestra meteo di 2 giorni e mezzo clemente. C'è un bel po' di vento, però c'è il sole. E niente, proviamo ad andare a vedere come va. Emozioni contrastanti, tante emozioni diverse. Diciamo che tutti i nostri sforzi, tutte le risorse che abbiamo impiegato in quest'anno si riversano in questi 2 giorni e mezzo, quindi speriamo bene, vediamo un po' come va. Comunque sia, volevo dire a tutti quelli che mi vogliono bene che comunque vada, che qualsiasi cosa succeda, comunque ho avuto la più bella delle vite e ho vissuto cose che non avrei mai immaginato di vivere.
Andiamo direttamente a campo 2, dove avevamo lasciato tutta la nostra roba. Purtroppo il meteo non sbaglia, il vento è forte e fa freddissimo. Ci confrontiamo molto, indecisi, ma alla fine decidiamo di andare a vedere com'è la situazione a campo 3. Siamo appena arrivati a campo 3, che è 5950 metri, e siamo un po' stanchi. Onestamente penso che abbiamo un po' sottovalutato la tappa campo 2 campo 3. Una salita interminabile, veramente 370 metri di dislivello, ma solo salita, non spiana mai. E però dai, siamo arrivati. Adesso cerchiamo di riposare un po', perché stanotte verso le 4 proviamo a partire per l'attacco alla vetta. Diciamo che le previsioni non sono delle migliori, danno vento forte con un po' di neve, però ormai ci siamo, ci proviamo, anche perché da dopodomani le previsioni peggiorano ancora. È arriva tempesta con vento blanco e insomma diciamo che stanotte è l'ultimo giorno in cui si può provare a salire, poi la stagione è finita. La notte è ancora padrona della montagna, il vento graffia le tende e il freddo entra nelle ossa. Quassù non esistono comodità, solo gesti semplici che diventano fondamentali: accendere il fornello, sciogliere la neve e preparare l'acqua. Chi fa alpinismo lo sa, la notte è la parte più difficile, fa un freddo cane e sei solo con i tuoi pensieri. Ti chiedi cosa ti abbia spinto fin quassù, se tutto quello che hai fatto abbia davvero un senso, se abbia senso o meno tutta questa sopportazione. Ti chiedi se il freddo immenso che stai provando svanirà quando arriverà l'alba. Dato il meteo avverso, nessun altro gruppo è partito per la vetta. Siamo soli. È un privilegio raro essere immersi in questo colosso senza nessuno intorno, ma è anche un rischio, perché quassù, se qualcosa va storto, non c'è nessuno che possa aiutarti. Mamma mia, siamo finalmente arrivati sulla canaleta, 7-8 ore, è bella tosta, tanto acido lattico, tutta salita. Normalmente tra un'oretta potremmo stare in cima, speriamo. A dopo. La cumbre della Concagua. Ce l'abbiamo fatta, sicuramente con un po' di fortuna nel meteo. Comunque non è stata facile, perché da Berlin sono 1600 metri di dislivello con 4 km, vento a raffiche 60 km, non è stato facile. Siamo stati bravi e un po' fortunati. Tutto questo per dirvi che se c'hai una strada, percorretela, anche se a volte non vedete la luce che è in fondo al tunnel, perché non è la luce del tunnel che conta, è il cammino. E quindi anche se vi sembra strana, scrivete la vostra storia, costi quel che costi. Ciao Luca, grande, guarda, volevo ringraziarti che hai dato un attimino una mano a Pasqualino, Ivano e anche agli altri. Ma scherzi Jacopo, per i miei compagni di viaggio questo è altro. Poi per un viaggio così praticamente metteremo la nostra vita nelle mani degli altri fra pochi giorni, quindi assolutamente questo è altro, è stata una bazzecola. Non vedo l'ora di incontrarci, ci vediamo domani a Roma e cominciamo questa grande avventura.